Amici carissimi, bentrovati a tutti. Nello scorso episodio ho parlato di Verona. Oggi invece, in questo secondo episodio, parleremo della scoperta delle colline veronesi e soprattutto del parco tematico divertimenti di Gardaland. Come accennato nello scorso podcast, quando ho prefissato il viaggio su Verona, ero partito con una tappa ben precisa: fare un viaggio per visitare semplicemente Verona e quello di portare i miei figli a visitare il parco tematico divertimenti di Gardaland. Poi quando sono arrivato lì sul posto tutto è stato stravolto. Perché? Perché purtroppo bisogna ammetterlo, avendo visitato e girato leggermente con la macchina appena arrivato le colline veronesi, mi si è aperto un mondo. Tutti conoscono, tutti sono a conoscenza che le colline veronesi sono circondate dal lago di Garda. Il lago di Garda è famosissimo, molto conosciuto e frequentato soprattutto da chi viene da Nord Europa. Però preferirei non soffermarmi qui sul lago, desidererei invece parlare dei piccoli borghi che sorgono in questa zona. La cosa che ho notato subito a vista d'occhio percorrendo con la macchina è un territorio ricco di vigneti, uliveti e frutteti, dove da Verona, in non più di mezz'ora di macchina, si possono facilmente raggiungere diverse piccole, fantastiche realtà. Un punto particolare dove soffermarsi meritano le cantine, dalle varie zone della produzione vitivinicola. Per non parlare poi delle visite guidate in cantina, che è un'esperienza appassionante per tutti, non solo per gli amanti e esperti del vino. Personalmente, nei 6 giorni che ho trascorso di soggiorno, ho avuto l'occasione di visitare località come Pastrengo, una piccolissima località dove il tempo sembra si sia fermato, località come Bardolino, Lazzise, Sirmione, che si trova in provincia di Brescia, leggermente fuori, e Soave. Le colline veronesi, tra vigneti, paesaggi di storia, arte e di fantastico lago di Garda, merita davvero un occhio di riguardo. La zona collinare di Verona posso dire che si caratterizza per la sua atmosfera incantata, è davvero una zona esclusiva. Quindi amici, vi consiglio che se mettete in programma una visita a Verona, dovete mettere in programma anche alcuni giorni per la visita alle colline veronesi e a tutti i piccoli territori del lago di Garda. Ma adesso passiamo alla ciliegina sulla torta, il parco tematico divertimenti di Gardaland. Gardaland è il parco divertimenti più famoso del lago di Garda e penso anche in Italia. Per chi non lo conosce da vivo ma ne ha sentito parlare, garantisco che è un parco che è adatto a tutta la famiglia, con attrazioni adatte a tutte le età. Lo consiglio soprattutto a quelle persone che non amano le cosiddette giostre. Perché? Perché il punto di forza di Gardaland è proprio quello. Non è un parco soltanto di divertimento, ma bensì è un parco tematico. Ogni singola attrazione regala spettacoli, scenografie e locali molto a tema per far tornare il bambino anche il più scettico degli adulti. Ve lo consiglio perché si vive davvero una giornata che regala a tutti, non solo ai figli, relax. Il mitico prezzemolo mi ha accolto come ai vecchi tempi a braccia aperte, essendo stato a Gardaland circa 15 anni fa. Ho trovato molto cambiato il parco rispetto a quei vecchi anni, nuove aree, nuove attrazioni, soprattutto nuovi spettacoli, ma più completo rispetto al passato. Appena si entra si va subito a soddisfare i piccini grazie alle nuove aree a tema di Peppa Pig con attrazioni tranquille e proprio adatte ai bambini. Invece per bambini adulti è bella molto la Foresta Incantata, un percorso a piedi che segue una storia con tema magia e maghi, pensata appositamente per piccolini e anche per far sorridere anche l'adulto. Ma la sorpresa più piacevole è stata il grande albero con la casa di Prezzemolo, l'attrazione che c'è al suo interno in Magic House è un'attrazione davvero molto adrenalinica e bisogna soltanto fare attenzione ai limiti d'età perché i bambini al di sotto dei 6 anni non è molto, per i bambini sotto i 6 anni non è molto idonea. Poi ci sono molte altre attrazioni adrenaliniche, ma le lascio scoprire a voi. Per il momento mi fermo qui. Ci sentiamo al prossimo podcast, vi ringrazio nuovamente per avermi ascoltato. Ciao a tutti.